Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovissimo video. Oggi voglio iniziare con una premessa. Mi raccomando raga, non fate mai per nessun motivo al mondo questa strada di cui sto per parlarvi. Downingtown è una cittadina di circa 8.000-9.000 abitanti, una cittadina abbastanza piccola, un paesotto, diciamo così si può dire, nella provincia di Chester in Pennsylvania. Anzi, forse l'unica strada principale che raggiunge questo paese è la Valley Creek Road, una strada che anche da vedere apparentemente è veramente bella, una strada pittoresca, colorata, che costeggia appunto il torrente da cui prende il nome appunto questo paese, Downingtown. La parte più importante di questa strada sono appunto dei tunnel, chiamati, soprannominati, meglio così si può dire, Twin Tunnel, ovvero i tunnel gemelli, che permettono a questa strada di proseguire sotto una collina e i binari della ferrovia appena fuori la città. Questo nome che vi ho detto poc'anzi, Twin Tunnel, è un nome un po' particolare, un nome un po' strano, perché in realtà questi tunnel non sono due, ma bensì tre, di cui due sono stati chiusi e uno è totalmente agibile. Gli altri due non sono assolutamente percorribili perché sono stati chiusi in passato a causa di infiltrazioni e frane varie. Questi tunnel, quando vennero costruiti tantissimo tempo fa, molto probabilmente non sono stati eseguiti dei giusti controlli del torrente accanto e la falda acquifera purtroppo fece crollare un tunnel e rendendo totalmente inagibile l'altro. In ogni caso, nel loro insieme, queste gallerie sono diventati famosissimi e ancora tutt'oggi ci raccontano delle innumerevoli storie legate a strani avvenimenti paranormali, spiriti inquieti che percorrono questo tunnel, ma soprattutto un fatto davvero inquietante, ragazzi, un omicidio che a tutt'oggi non è ancora stato risolto. Lungo questa galleria dove passa la strada all'inizio del 1900 più o meno, collassò una piccola zona della collina sovrastante e sopra il cemento cedette di ben 5 metri, ovvero si creò una fessura pazzesca, enorme. Pensate che addirittura, nonostante ci sia la collina, quindi una zona particolarmente piena d'alberi, riuscì addirittura a passare la luce del sole e da sotto il tunnel guardare gli alberi di sopra. Ma qua arriva il bello, perché si dice che all'inizio del Novecento una ragazza rimasta incinta di un uomo che purtroppo l'aveva ripudiata, non solo per la vergogna, ma purtroppo anche per altri motivi che non siamo a conoscenza. Ma purtroppo per questi due principali motivi, perché in realtà ce ne sono altri che purtroppo non si conosce bene come sono andate le cose, prese comunque questo bambino di soli 2 anni e si impiccò con una corda legata proprio al cemento da questa fessura creatasi poco prima. Questo bimbo, una volta che la madre si fermò praticamente in un piccolo volo in caduta libera, le scivolò dalle braccia cadendo e morendo sul colpo. Pensate che tutt'oggi molti sostengono, in alcune notti si può sentire questo pianto del bambino che rimbomba praticamente lungo tutto questo tunnel. Alcune persone invece sostengono che addirittura si può assistere ad un'apparizione davvero spettrale di questa mamma appesa al cappio. Come vi ho detto poco prima, ci sono tantissime altre storie legate appunto a questa vicenda, ma purtroppo non sono affatto dimostrabili, quindi non si sono raccontate. Ma c'è un episodio molto recente e assolutamente vero, perché addirittura è stato sui giornali, che ha donato a questo tunnel un alone davvero macabro. L'11 luglio di alcuni anni fa venne ritrovata una valigia marrone avvolta in un sacco della spazzatura verde. La valigia era ben chiusa e oltre ad usare ovviamente la chiusura standard, era stata chiusa anche con un grosso filo di spago, in modo tale che non si aprisse a causa dell'umidità. Chi la trovò chiamò immediatamente le forze dell'ordine, che naturalmente l'aprirono subito. E indovinate cosa hanno trovato al suo interno? Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline, commentate e condividete questo video. Al suo interno, come vi stavo dicendo, hanno trovato un corpo completamente nudo e smembrato. E sapete di chi era questo corpo? Di una donna mai identificata, avvolto in un lenzuolo, pensate un po', all'interno di un sacchetto. Il suo bacino era stato tagliato con molta accuratezza, infatti si pensò inizialmente che fu opera di un medico chirurgo, insomma, di qualcuno che sia a conoscenza di operazioni chirurgiche. Comunque le gambe e la testa erano state rimosse. Pensate raga che fino ad oggi il caso non è mai stato risolto, ancora tutt'oggi non si sa bene cosa fosse successo, insomma, e soprattutto chi è il responsabile. Tutti in Pennsylvania la conoscono come il caso della donna morta nella valigia. Le sue impronte digitali, perché hanno preso anche quelle, non erano mai state schedate dalle autorità e non risulta alcuna persona scomparsa appunto nelle vicinanze del luogo. 6 mesi dopo la terrificante scoperta di questo busto, un paio di gambe parzialmente scheletriche furono ritrovate vicino a Middletown Township, a circa 20 miglia di distanza. Purtroppo il tempo e la decomposizione resero impossibile un confronto
confronto, anche se le ossa sembravano corrispondere perfettamente, e non solo corrispondere, anche combaciare con questo busto. Tutt'oggi, come vi ho detto prima, questa galleria, questo tunnel, è teatro di molti fenomeni paranormali, e non sono solo quelli che vi ho detto prima, perché delle persone hanno affermato che d'estate spesso e volentieri si sente una voce straziante femminile, delle urla davvero di sofferenza e davvero agghiaccianti. Ma non solo urla, chiede aiuto. Altri invece, che si sono definiti più sfortunati, hanno avuto visioni di pezzi mutilati di un corpo ai bordi di questo tunnel. A Downingtown oggi esistono molte strade alternative alla Valley Creek Road e sono pochissimi i residenti che di notte attraversano questo tunnel, preferendo allungare anche di tantissimo la strada per dove sono diretti, pur di non assistere a queste apparizioni incredibili. Voglio parlarvi dell'ostello più infestato della Gran Bretagna. Pensate un po', ragazzi, che la Chiesa Cattolica, e non solo la Chiesa Cattolica, anche molte altre religioni odierne, ritengono che il male non si insidi soltanto nelle persone, ma bensì possono addirittura possedere oggetti e luoghi. In particolare nel libro degli esorcismi, De Exorcismis et Supplicationibus Quibus Dam, raga, scusate per la pronuncia, ma non so bene come si pronunci. Comunque si dice che il diavolo e gli altri demoni non solo possono manifestare la loro presenza in una persona posseduta, ma anche nelle cose e nei luoghi, creando disturbi di chi li abita o li possiede. Parlando di abitazioni infestate, non è semplice definire cosa o chi influisca su di esse e tantomeno capirne le motivazioni. Certo che l'entità o le entità, perché possono essere anche più di uno ovviamente, infesta un luogo, vuole o vogliono fare del male a qualcuno che tarda a farsi percepire o si manifesta nella maniera più inquietante possibile. È infatti molto noto che le esperienze delle persone che hanno vissuto in quelle abitazioni, in quei luoghi, hanno testimoniato che non hanno subito gravi incidenti, ma sono state costrette praticamente a lasciare la propria abitazione per l'esasperazione, e non solo, ma soprattutto per la paura. Secondo un articolo del Daily Mail, la casa numero 39 di Grey Street, nella città di Hull, a est Yorkshire, sarebbe la più infestata in assoluto del Regno Unito. Nella zona, pensate un po', che è stata soprannominata The Hostel, e a quanto pare l'esperienza di viverci anche solo per un giorno è così terrificante che tutti scappano a gambe levate. Lo stesso proprietario dell'edificio, Andy Yeatis, è stato testimone di fenomeni non spiegabili razionalmente, come coltelli sospesi per aria, ombre che si rincorrono tra i muri, sbalzi improvvisi di temperatura, sospiri e non solo, oggetti che si spostano da soli. Guardate qua. Assurdo! Oh my god! No, vabbè. Bene, avete visto a cosa mi riferivo. Pare che l'inquilino che ci abbia vissuto più a lungo non è durato più di 4 giorni in quella casa e naturalmente è fuggito, rifiutandosi categoricamente di tornarci. Ma non per tornarci a vivere, anche solo per indicare i luoghi, i posti, le stanze dove sono avvenute le cose più terrificanti. Successivamente ha affermato di aver visto l'ombra di un bambino che usciva dal camino e una serie di coltelli da bistecca che durante la notte volteggiavano in aria come se nulla fosse. Ma la cosa più terrificante, sapete che cos'è, ragazzi, di questo fatto? È che volteggiavano proprio sul suo letto, dove lui dormiva. Un altro testimone, di cui appunto ha abitato quella casa, è stato trascinato fuori dal letto e quasi soffocato da una forza invisibile, che pochi istanti dopo l'ha scaraventato contro il muro con una violenza inimmaginabile. Altri ancora, oltre che parlare ovviamente di oggetti che si spostano da soli, parlano anche di oggetti che spariscono, scompaiono, per poi riapparire in un luogo impossibile che qualcuno ci li abbia messi lì, come ad esempio in strada o conficcate addirittura nelle assi di legno del pavimento. Affermano inoltre di aver sentito odori nauseabondi che non vanno via nemmeno dopo aver passato ore e ore a pulire l'abitazione, e ovviamente non possono mancare anche porte che sono state volutamente chiuse a chiave e che a un certo punto cominciano a aprirsi e a chiudersi a loro piacimento. Ma nella maggior parte di testimonianze sembra esserci un elemento in comune: la figura nera di un bambino o più bambini che corrono lungo le pareti e a volte
volte sospirano o piangono tragicamente. Andy Yates ha lasciato che un gruppo di ghostantes, alcuni medium e una veggente, indagassero sui fenomeni paranormali della casa, e purtroppo è risultato che The Hostel ospita un'entità malvagia e diverse anime intrappolate nel nostro stesso piano esistenziale. Pensate che questo gruppo ha affermato di aver visto una sagoma di una donna affacciarsi alle finestre e continuare a fissarli fino a quando non hanno lasciato l'edificio. La veggente ha rilasciato al giornale la sua testimonianza ed è quello che sto per dirvi ora, testuali parole. Non appena sono entrato in casa ho sentito un'enorme energia negativa. Poi ho notato una donna sulle scale che, a guardarla bene, sembrava fosse stata drogata. Ma le presenze all'interno della casa sono molte e la più aggressiva si trova nella camera da letto, dove abbiamo sentito anche una specie di ringhio e la presenza di uno spirito molto ostile. Ho l'impressione che nel sottoscala dell'abitazione alcuni bambini abbiano vissuto macabri episodi, e non solo di tortura, perché molto probabilmente hanno trovato la loro morte proprio lì. Ragazzi, queste sono state le parole della veggente che ha indagato proprio in quell'abitazione. Ma torniamo a noi, perché sembra che qualsiasi persona varchi la porta dell'ingresso di quell'abitazione, le presenze iniziano immediatamente a manifestarsi. Se siete abbastanza coraggiosi, pensate un po' che il proprietario ogni anno invita un gruppo molto ristretto di persone a sfidare gli orrori di quella casa. E se ci andassimo noi, raga, che ne dite? Oggi voglio parlarvi dell'abitazione in cui si dice che dimori il diavolo. Non so se qualcuno di voi ne è al corrente, ma l'Umbria è una regione dal passato, diciamo, profondamente religioso, con una grande quantità di chiese e di luoghi influenzati dalla cristianità. Infatti il simbolo più evidente è proprio quello di Assisi, che ogni anno richiama migliaia di pellegrini in memoria di San Francesco. Ma l'Umbria non è solo questo. È una regione da centinaia e centinaia di segreti e dal lato oscuro, e a volte non è così celato come si possa pensare. Ad esempio ci sono le grotte del diavolo, il passo del diavolo, l'infernaccio, casa del diavolo e tantissimi altri luoghi che richiamano appunto il maligno e altri vari demoni. Ma voglio soffermarmi proprio sulla casa del diavolo, perché sembra essere il luogo più oscuro e terrificante di tutta la regione. Casa del Diavolo è una frazione di Perugia di circa 1000 abitanti. È un paese al confine tra il comune di Perugia e quello di Gubbio, il cui nome ha origini molto antiche e ben poco chiare. Infatti ci sono diverse versioni di questa nascita del borgo, chiamiamola così, e appunto su come gli fu dato questo nome. C'è chi sostiene che questo nome è nato praticamente durante l'invasione di Annibale nel 216 a.C. La distruzione apportata al passaggio delle truppe cartaginesi, guidate naturalmente da Annibale, creò una strage di romani nei pressi di Perugia, che secoli più tardi il diavolo stesso abbia trovato dimora. Altre persone invece credono che questo nome ebbe origini fin dal Medioevo. A dimostrazione di ciò, recentemente nella zona sono state trovate moltissime urne funerarie medievali contenenti, udite udite, ossa di bambini. A riguardo però nascono delle domande: che sono bambini nati morti oppure non battezzati, che secondo i canoni cristiani non potevano accedere al paradiso, bensì il loro destino era solo quello all'inferno. Casa del Diavolo è inoltre protagonista di molte storie al limite forse del creepypasta. Per essere più chiaro di quello che vi sto dicendo ve ne riporto due di casi, abbastanza brevi. Si dice ad esempio che alla fine del Medioevo tutta quest'area era ricoperta interamente da boschi, fatta eccezione per qualche casa sparsa qua e là e una locanda. E sapete dove era posizionata questa locanda? Proprio dove attualmente risiede il Palazzo Rosso, che apparentemente non è altro che un edificio abbandonato proprio al centro del paesino. Ma soffermiamoci un attimo proprio sulla locanda, perché in quel posto era un luogo dove era conosciuto per persone molto crudeli, malvagie, come ad esempio banditi, balordi, assassini e non solo, commercianti di schiavi. Ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate tutte le campanelline, commentate questo video e condividetelo su tutti i vostri social. Ma andiamo avanti, perché proprio quella malvagità, concentrata assolutamente in un punto, attirò proprio l'attenzione del diavolo, che una notte, pensate un po', si intrattenne proprio lì, portando con sé delle bellissime donne infernali. Dopo aver soggiornato ed essersi dilettato nello stringere patti con frequentatori abitudinari di questa locanda, ritornò, immaginate dove, all'inferno, aprendo una buca enorme, profondissima, nel terreno, dal quale successivamente molti abitanti giurarono di aver udito voci incomprensibili e urla terrificanti. Poco distante da questo borgo, alla fine del XVIII secolo, sorgeva un convento di frati, il cui spostamento notturno ha fatto sorgere moltissimi dubbi, e insospettirono i contadini della zona, che una notte si misero d'accordo per seguirli, per capire, insomma, per scoprire dove andassero.
Si dice che nelle notti senza luna e in quelle nebbiose i frati si radunassero intorno ad un pozzo ed assumessero forme demoniache per partecipare a sabba vari con demoni femminili che risalivano dagli inferi per intrattenersi con loro. Poiché per diversi fatti, diverse stranezze, quei frati risultavano anche loro provenire dagli inferi e quel monastero prese appunto il nome del Maniero del Diavolo. Casa del Diavolo infatti ha un passato molto incerto e, per ovvi motivi, sempre riconducibile al demonio. Ma non ci sono solo questi racconti, ragazzi, a rendere questo posto davvero inquietante. Sentite qua, perché nel secolo scorso, ma anche recentemente, questa cittadina è salita in cima alle storie per diversi fatti di cronaca nera, legati a misteriosi morti, sparizioni, omicidi e addirittura sette sataniche. Pensate un po' che uno dei più recenti è avvenuto nella notte del 30 gennaio del 2011, quando le forze dell'ordine giunsero due strane telefonate. La prima fu di una ragazza che per ragioni di privacy il nome non venne mai rivelato. Questa ragazza era amica della vittima che ne denunciava infatti la scomparsa. Ma sentite qui cosa accade, perché le due viaggiavano insieme sulla stessa macchina ed ebbero, tra virgolette, insomma, un incidente che fece impantanare la macchina. Le due successivamente vennero raggiunte da un gruppo di ragazzi dove le aiutarono a tirar fuori la macchina, ecco, da quell'ingorgo. E appunto, una volta liberata la loro auto, questa ragazza si intrattenne per un po' con uno di questi ragazzi del gruppo. Inspiegabilmente la sua amica Elisa Benedetti, di 25 anni, mise in moto la macchina e si allontanò entrando nel bosco per arrivare appunto alla casa del diavolo. Quel momento fu l'ultima volta che l'amica la vide. La seconda telefonata invece venne fatta poco più tardi da Elisa stessa, che al telefono aveva una voce molto terrorizzata. Affermava di trovarsi nel bosco, di aver avuto un altro incidente e non è finita qui, perché affermò anche di essere stata violentata. Lei era spaventata perché quella cosa, così la definì, era lì nel buio accanto a lei e lei era caduta in una buca da cui non riusciva più a risalire. Le ricerche naturalmente partirono immediatamente e nella mattinata la sua auto venne ritrovata in un fosso nei pressi del torrente che taglia il bosco. Di Elisa purtroppo non c'era alcuna traccia, ma il 31 gennaio il suo corpo venne recuperato proprio lungo il torrente a poca distanza da casa del diavolo e sul suo corpo c'erano profonde ferite e non solo, segni di morsi. Si dice che nei boschi di casa del diavolo e nelle case abbandonate nei pressi del torrente alcuni demoni abbiano trovato proprio lì la loro dimora. Pensate che c'è chi addirittura afferma di aver visto i loro agghiaccianti volti apparire dietro le finestre dei casali e gli abitanti si tengono molto alla larga da questo posto. Ragazzi, mettete nei commenti voi invece di cosa ne pensate di questa storia. Nel frattempo questo video termina qua, noi ci vediamo prestissimo al nostro prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e stay tuned!